Rossi, Bianchi, Da Vinci, Di Stefano. Ma qual è l'origine dei cognomi italiani? Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. Come avrete potuto intuire, in questo video parliamo di cognomi italiani e scopriremo insieme l'origine dei cognomi italiani più popolari, più diffusi. Prima di tutto vedremo le 4 grandi categorie da cui deriva la maggior parte dei cognomi italiani. Poi ci occuperemo dei cognomi più bizzarri, più buffi, più particolari, e vi assicuro che sono davvero incredibili. E infine, come sempre, faremo un esercizio di ripasso, quindi restate fino alla fine. Ma entriamo subito nel vivo del video. Devo fare una premessa storica. I cognomi in Italia sono diventati obbligatori e ufficiali solo in epoca relativamente recente. Infatti fu il Concilio di Trento nel 1564 a stabilire che le parrocchie dovessero tenere un registro dei battesimi con nome e cognome. Lo scopo principale era pratico, e cioè evitare i matrimoni tra parenti. Pensate un po', prima di allora una persona era semplicemente Giovanni, e se in un paese c'erano 10 Giovanni, ci si arrangiava con i soprannomi. Attenzione però, perché c'erano comunque delle differenze sociali riguardo i cognomi, perché questa usanza in realtà era già diffusa da prima del Concilio di Trento tra le famiglie nobili e i commercianti. Al contrario, nelle campagne molte persone rimasero senza un cognome fino all'Ottocento e, come vi dicevo, ci si arrangiava con i soprannomi. E proprio dai soprannomi sono derivati moltissimi cognomi italiani. Vediamo, come vi anticipavo, le 4 categorie principali. Cognomi detti patronimici, cioè cognomi che derivano dal nome di una persona. Questi cognomi indicavano il figlio di, e in realtà si chiamano patronimici quando si riferiscono al padre, matronimici, in realtà molto più rari, quando si riferiscono alla madre. L'esempio più chiaro è Di Stefano. Di Stefano. Conoscete qualche italiano che ha come cognome Di Stefano? Ebbene, questo cognome significa figlio di Stefano. Ma allo stesso modo abbiamo De Angelis, D'Antonio, Di Marco. Sono sicura che conosciate almeno una persona con uno di questi cognomi. Come esempio di matronimico, invece, possiamo menzionare De Maria o Di Maria. A volte la preposizione è scomparsa e il nome è rimasto da solo, magari al plurale. Martini, Bernardi, Mariani. E quella I finale indica proprio appartenente alla famiglia di. Qui c'è un dettaglio bellissimo per chi studia l'italiano. Tantissimi di questi cognomi nascono da un nome
alterato, cioè modificato con un suffisso. Pensate ai diminutivi, ai vezzeggiativi. Se non sapete di che cosa io stia parlando, guardate il video dedicato che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Per intenderci, sono tutte quelle forme che terminano in ino, etto. Per esempio, da Giovanni non nasce solo Giovannini, ma anche Nannini, Vanni, Giannetti. Insomma, un'intera famiglia di cognomi a partire dallo stesso nome. Tra l'altro c'è una cantante italiana che si chiama proprio Gianna Nannini. E invece quella preposizione di, che come dicevo prima si trova davanti a moltissimi cognomi, di Paolo, di Benedetto, di Pietro, di Marco, è diffusa soprattutto in Abruzzo ed è un po' un retaggio medievale. Seconda categoria di cognomi. I cognomi derivati da un mestiere. E questa è la mia categoria preferita, perché è perfetta per imparare vocabolario. Insomma, molti cognomi raccontano semplicemente che lavoro facevano i nostri antenati. Ecco qualche esempio. Ferrari o Ferraro dal ferraio, e cioè il fabbro, chi lavora il ferro. E, piccola parentesi, tra i cognomi derivati da mestieri, quelli derivati da fabbro sono i più frequenti. Abbiamo anche, per esempio, fabbri, fabbro, dal latino faber. Questi sono diffusi soprattutto tra Emilia-Romagna e Friuli. Poi abbiamo pastore, chi si occupa delle pecore, sarti e sartori, dal sarto, chi cuce i vestiti, barbieri, chi taglia la barba e i capelli, molinari, dal mugnaio, e cioè chi lavora al mulino, vaccaro, custodisce e alleva le vacche, cioè le mucche. Molto affascinante, no? E adesso un'altra curiosità linguistica molto affascinante. Spesso uno stesso mestiere ha generato cognomi diversi a seconda della regione, perché c'era la forma in dialetto e quella in italiano. Il mugnaio, per esempio, in alcune regioni del nord è diventato Munari o Munaro. Terza categoria: cognomi che derivano da una caratteristica fisica o del carattere. E qui gli italiani del passato sono stati abbastanza sinceri e quindi tantissimi cognomi descrivevano come era fatta una persona, nel bene e nel male. Aveva i capelli rossi, da qui il cognome famosissimo Rossi. Aveva invece i capelli bianchi o la carnagione molto molto chiara, da qui il cognome Bianchi, anche questo molto diffuso. La sua altezza non era notevole, da qui il cognome Bassi o Basso. Al contrario, la sua altezza era notevole, da qui i cognomi come Lungo o Longo. La persona aveva la pelle un po' scura? Da qui derivano i cognomi come Moretti o Bruno. I capelli di quella persona erano ricci? Da qui il cognome Ricci. La persona era un po' robusta in carne? Da qui il cognome
Grassi. Ve l'avevo detto che non si sono risparmiati gli italiani del passato. Se invece quella persona era tutto il contrario di grassa, allora il cognome magro. Insomma, i cognomi erano una specie di etichetta, a volte affettuosa, a volte un po' ironica, data dal paese, nati infatti molto spesso proprio da soprannomi che erano attribuiti a quelle persone. Ma, come vi dicevo, attenzione, perché non tutti i cognomi che rientrano in questa categoria si riferiscono ad una caratteristica fisica. Alcuni raccontavano invece il carattere o un comportamento. Quella persona era sempre allegra, sempre di buon umore? Da qui il cognome Allegri. Era invece una persona robusta, con molta forza? Da qui cognomi come Forte, Forti. Era una persona molto cortese, con dei modi? Da qui il cognome Gentile. Capite bene che ricevere un cognome così, in fondo, era anche un complimento. Volete scoprire di più sugli aspetti culturali italiani più affascinanti, un po' come questo? Allora vi consiglio di iscrivervi alla nostra Accademia di Lernamo, un luogo in cui potete fare pratica con il vostro italiano a 360 gradi con tantissimi materiali, podcast per ascoltare quando potete, storie da leggere quando ne avete la possibilità, PDF sulla grammatica, PDF completi sulla grammatica, sul vocabolario, la cultura italiana, tutti divisi per livelli, così come anche gli esercizi interattivi. Le notizie settimanali spiegate da noi parola per parola, un gruppo Telegram esclusivo dove ci sono anche io e in cui potete interagire oltre che con me, con altre persone iscritte all'Accademia che come voi stanno imparando l'italiano. E poi una chat di intelligenza artificiale creata da noi specificamente per insegnare l'italiano, che vi fa le domande, vi stimola, vi risponde in tempo reale, vi offre delle alternative più naturali, vi spiega perché avete fatto determinati errori, potete anche parlare con la chat di intelligenza artificiale. E poi cliccando 2 volte su una qualsiasi parola, non solo potete leggere la traduzione nella vostra lingua, ma potete anche salvarla nelle flashcard. Flashcard che potete generare da zero anche su qualsiasi argomento e poi potete ripassare quando volete, solo visitando lernamo.com/accademia. Fatemi sapere se vi siete iscritti, come va, come vi trovate. Davvero abbiamo lavorato per molti mesi per riunire tutto questo materiale da offrirvi. E detto questo, passiamo alla quarta categoria da cui derivano i cognomi, e cioè cognomi derivati da un luogo di origine, e cioè quei cognomi che indicavano da dove veniva una determinata persona. Perché se un uomo veniva da un altro paese, le persone del posto lo identificavano proprio così. E da qui nascono cognomi come Romano, da Roma, Lombardo o Lombardi, dalla Lombardia, Calabrese, dalla Calabria, Pugliese, dalla Puglia, e persino Messina, Genova, dai nomi delle città. Questi cognomi si chiamano anche toponimici, dal greco topos, che significa luogo. C'è poi una sottocategoria che adoro, e cioè i cognomi legati non a una città, ma a un elemento del paesaggio. Non so, per esempio, la famiglia abitava vicino a una fontana, da qui il cognome Fontana. Vicino a una valle, da qui il cognome Valle, Valli, della valle. Una collina,
collina. La persona invece abitava al mare o comunque vicino alla costa, costa o marina. Ma meraviglioso, no? Il cognome diventava una piccola fotografia del posto in cui si abitava. Oh, siete ancora lì? Spero di sì, perché adesso c'è una sezione divertente, quella dei cognomi più strani, bizzarri, incredibili, particolari. Perché sì, in Italia esistono davvero cognomi che vi fanno sorridere. Cominciamo dai soprannomi, a tutti gli effetti, diventati cognomi, perché gli italiani del passato amavano descrivere le persone con intere espressioni ed è una cosa che in realtà non mi sorprende perché anche nel mio paese questo uso dei soprannomi è ancora oggi diffuso. Si fa riferimento un po' o ai soprannomi della famiglia che si tramandano o è ancora un po' comune dare dei nuovi soprannomi a qualcuno. E così troviamo cognomi come bevi l'acqua, proprio da bevi l'acqua, perché probabilmente quella persona beveva molto. Tagliaferro, da taglia il ferro, forse perché quella persona era molto forte. Poi c'è una categoria bellissima, tenera, i cognomi augurali, cioè esprimevano un augurio, un ringraziamento o uno scongiuro per il neonato. Ecco perché esistono per esempio cognomi come benvenuti, perché il bambino era benvenuto. Bonaventura, buona ventura, quindi da buona fortuna. Ma il mio preferito in assoluto è Bencivenga, tipico della zona di Napoli, Caserta, ed era un nome augurio con il senso di che ci venga bene. O ancora, c'è anche torni in casa, che quindi significa torna in casa. Io sorrido, ma in realtà si tratta di un cognome un po' commovente, dato a un figlio nato dopo la morte di un altro figlio. Un po' come a dire bentornato in famiglia. Insomma, capite quanta storia umana si nasconde dietro una semplice parola. Poi c'è anche un'altra categoria molto curiosa, i cognomi di origine religiosa, molto diffusi soprattutto al sud, che riprendevano feste, simboli della tradizione cristiana. Ecco quindi l'origine del cognome Santoro, dal latino sanctorum, spesso legato a chi nasceva il giorno di tutti i santi, cioè il 1° novembre. Natale, per chi nasceva ovviamente il 25 dicembre. De Angelis, e cioè degli angeli. Molto elegante. È un'altra categoria un po' speciale, un po' triste ma molto molto importante e che non potevo non menzionare, e cioè i cognomi dati ai bambini abbandonati. Infatti in passato i neonati abbandonati, lasciati negli istituti di carità, ricevevano cognomi inventati. Il più famoso è Esposito. Esposito, che viene dal latino expositus, cioè esposto. Indicava proprio il bambino esposto alla pubblica assistenza, lasciato spesso alla cosiddetta ruota degli esposti, una ruota che si trovava fuori a molti monasteri dove venivano lasciati i bambini e poi questa ruota veniva fatta girare e questi arrivavano appunto dall'altro lato del monastero, dove qualche suora, qualche monaco li prendeva e
lì cresceva. Non a caso oggi Esposito è proprio il cognome più famoso in Campania, dove c'era proprio una grandissima ruota degli esposti. Con lo stesso significato troviamo anche proietti, tipico di Lazio, Umbria. Oppure, sempre per questi trovatelli, per questi orfani, altri cognomi creati su misura sono uno che è un po', infatti, triste, però allo stesso tempo bello, Dio t'allevi, cioè Dio ti allevi, Dio ti faccia crescere. Dio t'aiuti, cioè Dio ti aiuti. Degli Innocenti, diffuso in Toscana, è legato proprio all'ospedale degli Innocenti di Firenze. Accoglieva proprio questi bambini. E c'è perfino Colombo, diffuso a Milano e in Lombardia, legato anch'esso in molti casi all'assistenza dei trovatelli. E in questo caso il riferimento era alla colomba, simbolo cristiano. Vedete, è proprio quello che dicevo prima, e cioè una semplice parola, un semplice cognome può nascondere una storia umana considerevole. E adesso l'ultima curiosità che sicuramente vi farà sorridere. Esiste persino un museo del cognome che si trova a Padula, in Campania, ed è interamente dedicato alla storia e all'origine dei cognomi italiani. Se questo argomento vi appassiona, se avete un cognome italiano e volete scoprirne l'origine, vi consiglio di visitare questo museo. Ne vale la pena. Detto questo, io vi ricordo che se volete scoprire di più storia invece del caffè in Italia, come si è arrivati al mito del caffè in Italia, potete guardare il video dedicato che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Stiamo per vedere l'esercizio, però prima vi ricordo che se le informazioni in questo video sono troppe, potete rileggerle tutte con più dettagli e approfondimenti e curiosità sul nostro sito web lernamo.com. Lì, se andate nella sezione lezioni, c'è una barra di ricerca e qui potete digitare tutte le parole chiave per trovare più facilmente il contenuto che vi serve e subito vi comparirà l'articolo dedicato o gli articoli dedicati tradotti in 2 lingue. E alla fine di questi, alla fine di ogni articolo, ci sono anche degli esercizi interattivi e un podcast per scaricare e ascoltare quando e dove volete. Adesso, esercizio. Io vi darò 5 cognomi e voi dovete riuscire a indovinare a quali categorie questi cognomi appartengono. Se avete qualche dubbio, mettete il video in pausa per pensarci un po', ma non barate, non cercate su internet, siamo qui per divertirci e per imparare. Eccoli qui: Mancini, Cassano, Conte, Da Vinci, De Luca. Pensateci un po'. Intanto vi ricordo che se ancora non lo avete fatto potete iscrivervi alla nostra newsletter, è gratis, e una volta fatto riceverete ogni settimana gli aggiornamenti, quindi sulla cultura, la lingua italiana che vi scrivo io personalmente. Riceverete anche una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e, selezionando il vostro livello di italiano, riceverete anche degli episodi di una storia divisa per capitoli proporzionata al vostro livello, con le avventure dei personaggi, gli esercizi di ripasso, la grammatica, delle curiosità. È tutto gratis. Allora, tornando ai cognomi che vi ho dato prima, secondo voi da dove derivano? A quale categoria corrispondono e appartengono? Allora, Mancini fa riferimento ad una caratteristica fisica, quella di essere mancino, quindi chi scriveva o comunque chi aveva come mano dominante la sinistra. Cassano. Cassano viene invece da un luogo
Infatti esiste ancora oggi una città in Puglia chiamata così, Conte. Conte deriva dalla professione, diciamo, e cioè dal rango nobiliare di essere conti. Da Vinci, come il nostro fantastico Leonardo, questo invece fa riferimento a una area geografica, infatti Vinci è un paese in Italia. E infine De Luca fa riferimento invece a un nome, deriva dal nome di una persona, quindi come dire figlio di Luca. Quante ne avevate fatte corrette? Fatemelo sapere nei commenti. E io vi saluto per il momento, vi aspetto prestissimo in un altro video. Vi ricordo, se ancora non lo avete fatto, di lasciare un mi piace al video che ci aiuta sempre un sacco, iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e seguire l'Ernamo su tutti i social. Alla prossima!